Sono due le domande che ci accompagnano nel corso della nostra esistenza. La prima sicuramente è: cosa c'è dopo la morte? La seconda invece è: Michele, ma che fine ha fatto l'Abstanzino 2? Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele, siete nuovamente su Addicted to Tech, questa volta insieme all'Abstanzino 2, incredibilmente. Credevate fosse un video serio? Beh, credetemi, lo è davvero, ma per altri motivi. Infatti, una delle domande che mi fate più spesso è: Michele, perché non ci porti più aggiornamenti riguardanti questo interessante drone, ovvero l'Abstanzino 2? Allora ragazzi, il motivo è che questo drone è ancora molto acerbo nonostante sia ricco di potenziale. E nonostante venga aggiornato da Absan all'incirca 2-3 volte al mese, è ancora un drone con molti punti deboli che potrebbero essere fissati, sistemati con qualche buon aggiornamento. Ed io proprio per questo motivo ho cercato di attendere che venisse rilasciata una versione, un firmware stabile, ben ottimizzato per questo drone, come è stato per il suo fratello Absanzino 1, che come ricorderete inizialmente non mi piacque più di tanto, ma dopo 1 anno e mezzo migliorò così tanto che lo rivalutai. Questa volta sarà stato lo stesso? No, questa volta sono arrabbiato, tanto con Absan. Michele, tu sei troppo arrabbiato, sì forse, ma questa volta ho dei validi motivi. E il motivo è questo. Non ho parole. Allora, cerco di spiegarvelo in modo tranquillo, pacato. Lo sapete che io cerco sempre di non lasciarmi andare a offese e insulti durante i miei video, ma a volte certe aziende me li tirano dal profondo. Absan ha presentato a sorpresa nelle ultime ore, senza nessun annuncio, senza nessun video sul loro canale YouTube, senza nessun post sulla loro pagina Facebook, senza nessun tweet sulla loro pagina Twitter e neanche nessuna foto sul loro canale Instagram. Beh, hanno presentato con una pagina nuova sul loro sito ufficiale questo, l'Absanzino 2 Plus. Ora, prima di spiegarvi cosa cambia dall'Absanzino 2 base all'Absanzino 2 Plus, devo fare necessariamente una considerazione. Absan, cara Absan, che sicuramente guarderai questo video, come hai visto a suo tempo il mio primo video dedicato all'Absanzino 1 chiedendomi tramite email di modificare le mie parole perché non ti andavano tanto a genio, forse volevi solo complimenti per il tuo vecchio drone, che poi li hai meritati ma non in quel momento. Bene. Ora dimmi, perché lanciare sul mercato una nuova versione del tuo Absanzino 2 che ad oggi è introvabile e oltre questo è ancora pieno zeppo di problemi? Non potevi focalizzarti sull'aggiornare e fissare il più possibile questo modello e tra un paio d'anni lanciare un nuovo modello? No, perché ti mancano soldi? Vuoi fare un po' di cassa? Perché hai fatto questa mossa? Io davvero non lo capisco. In questo modo stai solo facendo arrabbiare chi ti ha dato un po' di fiducia, come me. Che fine ha fatto l'Absan dell'H501S? Fantastico, uno dei miei droni preferiti è ancora qui. Che fine ha fatto l'Absan che ha aggiornato l'Absanzino quasi settimanalmente, rendendolo uno dei migliori droni economici entry level per la fotografia aerea? Che fine ha fatto? Bene, e dopo quest'attimo in cui ho voluto trasmettervi un messaggio non solo ad Absan ma anche a voi, amici del canale, ora posso finalmente dirvi cosa cambia dall'Absanzino 2 all'Absanzino 2 Plus. Iniziamo dal prezzo. L'Absanzino 2 base, chiamiamolo così perché non saprei altrimenti come chiamarlo, sul sito ufficiale Absan costa $499. Invece il nuovo Absanzino 2 Plus costa $549, che al cambio sono all'incirca €490. La cosa divertente però è che impostando il sito Absan da dollari in euro, il prezzo si modifica da $549 a €616, sia per l'Absanzino 2 base sia per l'Absanzino 2 Plus. Non so perché.
Ora vi leggo testualmente le modifiche più importanti apportate dal modello Plus. Iniziamo dalla migliore qualità del segnale video FPV trasmesso sullo smartphone. Maggiore distanza raggiungibile dal segnale video, nuovi firmware dedicati, qualità fotografica migliore ed infine caricabatterie intelligente. Il processore è identico, come identico è anche il sensore ottico, ovvero la cam. Sempre in grado di registrare video in 4K a 60 fps, ma che sul modello Plus sembra essere dotata di una migliore taratura per quanto riguarda foto e riprese con poca luce al buio. Range di controllo che passa dagli 8 km dell'Absan Zino 2 base ai 9 km dell'Absan Zino 2 Plus. Questo grazie al Synkless, che sarebbe una sorta di Lightbridge OcuSync ma per Absan. Il nuovo caricabatterie intelligente carica fino a 5 batterie contemporaneamente. Autonomia di volo che passa dai 33 minuti del base ai 35 minuti del modello Plus, con maggiore resistenza al vento, definita resistenza di livello 6 sul Plus e livello 5 sul base. E infine il peso del nuovo Absan Zino 2 Plus passa dai vecchi 929 grammi dell'Absan Zino 2 base agli attuali circa 1000 grammi, non ancora ufficializzati dalla casa madre. Tutto il resto è identico, a partire dalla totale assenza di sensori anticollisione alla presenza del GPS, della VPU, del gimbal removibile in caso di incidenti. L'estetica è praticamente la stessa, come la stessa sono anche la batteria e le eliche, è tutto uguale. Anche sviscerato nella componente interna, almeno leggendo la scheda tecnica e comparandola tra i due modelli, sono praticamente uguali. Ora, a me, Michele di Addicted to Tech, e potrei tranquillamente sbagliarmi perché sono un totale ignorante in tante cose, mi viene il dubbio che quasi tutte le nuove caratteristiche dell'Absan Zino 2 Plus, tranne magari la distanza massima raggiungibile, siano stati implementati semplicemente con degli aggiornamenti firmware diversi. Sarà così oppure no? Absan, se ci sei, batti un colpo. Spero tanto di sbagliarmi, ragazzi, ma mi sembra tanto di rivivere la stessa scena già vissuta 2 anni fa, quando Absan lanciò a sorpresa sul mercato l'Absan Zino 1 Pro, cogliendo un po' tutti di sorpresa, senza modifiche poi così importanti, ma un po' più importanti rispetto all'Absan Zino 2 Plus, e già all'epoca, in un video dedicato, espressi i miei dubbi in merito, considerandola una trovata commerciale. Sarà lo stesso anche in questo caso? Sinceramente non lo so, ma il fatto che Absan abbia lanciato il suo nuovo drone unicamente, almeno per ora, sul suo sito ufficiale, senza nessun annuncio, senza nessun video, senza nessun post, beh, la cosa mi puzza davvero tanto. Ovviamente non sto accusando nessuno, sono solo delle mie perplessità, e se Absan sta guardando questo video e vuole commentarlo per schiarirmi e schiarirci, perché sicuramente anche voi avrete delle perplessità, le idee, beh, lo faccia pure, sono davvero felice di leggere i suoi commenti. Bene ragazzi, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, quello che volevo trasmettervi ve l'ho trasmesso, o almeno spero, e senza utilizzare nessun segnale radio. Ok, dopo questa battuta così glaciale, magari vi ho portato un po' di fresco in casa. No, basta Michele, devi finirla. Beh, cosa dire in conclusione? Non lo so nemmeno io. Se mi sarà data la possibilità di provare l'Absan Zino 2 Pro, Absan Zino 2 Plus, lo farò, ma ovviamente non è una mia priorità, perché aspetto ancora che l'Absan Zino 2 base arrivi ad un livello accettabile prima di consigliare il suo acquisto, e a questo punto inizio ad avere dei seri dubbi su questo. Il mio consiglio allo stato attuale è di non tuffarvi nell'acquisto di un nuovo drone Absan così al buio, ma di attendere almeno qualche mese per scoprire, per analizzare l'evolversi della situazione. Io ovviamente vi terrò sempre aggiornati su questo argomento, sull'Absan Zino 2, perché so che vi interessa tantissimo, ma finché non arriva ad un livello accettabile io non me la sento davvero di consigliarvelo, perché comunque costa dei bei soldini. Bene, ora ditemi voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda. A voi
Puzza oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono free senza senza abbonamenti, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Bene, e direi che questo è davvero tutto. Io vi saluto con ancora tanti dubbi e perplessità e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo! Aspettate, dimenticavo! In descrizione video vi lascio i link per entrare nel nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals. Entrateci perché pubblico delle offerte fantastiche su droni e tantissimi altri prodotti tecnologici da Amazon, Banggood, Gearbest, AliExpress, ovunque. E anche i link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate, vi aspetto in tanti. Ciao!